Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia, sono la persona che ti insegnerà, se vorrai, ad utilizzare il value investing per investire con profitto i tuoi soldi. La volta precedente abbiamo parlato del confronto tra la vita del contadino e le attività del value investor e tra le stagioni dell'anno e i cicli economici. Ora, una domanda viene, credo, abbastanza normale ed è: ma da chi compra e a chi vende il value investor? Ebbene, per rispondere a questa domanda, che credo che sia interessante e ti possa interessare, dobbiamo fare innanzitutto dobbiamo capire come è composto il mercato, soprattutto il mercato azionario. I dati che io adesso ti do sono riferiti al mercato americano, probabilmente quelli relativi al mercato europeo e ad altri mercati saranno molto probabilmente molto simili. Allora, il mercato azionario americano è gestito nel 95% del suo valore da fondi, che possono essere fondi comuni, fondi pensionistici, fondi indicizzati, fondi, ok. Il 5% possiamo considerarlo che è investito da altre entità, da altre società finanziarie, per esempio, tra cui quelle che operano utilizzando il value investing. Ebbene, i fondi, quindi, questa grossa fetta del mercato, si basano su delle teorie economiche che hanno come fondamento il concetto del mercato efficiente, e cioè un'azienda è sempre perfettamente quotata dal suo prezzo di borsa. Il prezzo di borsa dice sempre la verità, perché gli operatori di borsa sono persone razionali e quindi pesano correttamente e sempre dando il giusto prezzo all'azienda. Il valore è uguale al prezzo, ok? Mentre per quanto riguarda il value investing, sappiamo benissimo, da quanto vi ho raccontato nei video precedenti, il prezzo raramente rispecchia il valore, ma molto più frequentemente il prezzo è una sovrastima del valore o una sottostima. Ebbene, vediamo cosa succede appunto nei cicli economici. Prendendo in considerazione l'inverno, il cosiddetto periodo che abbiamo confrontato con la recessione, in questo periodo i fondi vendono massicciamente. Perché? Perché hanno paura di perdite, quindi di scontentare i propri clienti, di scontentare anche i propri dipendenti, le proprie società, i propri capi, e quindi vendono per paura. In quel momento lì i value investor fanno esattamente l'opposto, quindi i prezzi calano per le vendite, il value investor che ha studiato le sue aziende entra comprando ad un prezzo scontato. Ok? E quindi anche qui la transazione, vediamo, è tra fondi e value investor. In primavera, quando cominciano ad esserci delle notizie positive riguardo alla situazione economica, il value investor completa gli acquisti che ha cominciato già nella fase precedente della crisi e completa il suo portafoglio, cioè finisce di comprare, di acquistare. Nel contempo i fondi terminano la fase di vendita e cominciano a timidamente a riacquistare. Siamo ancora in una fase di mercato sottovalutato. La fase successiva, che è quella dell'estate, cos'è? Siamo in un boom economico, siamo in una forte crescita. I mercati si rincorrono nel battere ogni record, come sta succedendo proprio in questi giorni. E quindi praticamente i fondi cosa fanno? I fondi comprano nella speranza sempre di raggiungere un obiettivo di profitto nel breve termine. In questo momento, nel momento in cui c'è esuberanza, quindi i prezzi sono elevati e le aziende sono sopravvalutate, il value investor cominciano a vendere e vendono ai fondi.
ok? La fase successiva, che è quella dell'autunno, cominciano i primi sentori di stagnazione dell'economia, ci sono le prime notizie che qualcosa potrebbe non andare bene e in questo momento appunto i mercati cominciano a valutare, a pesare tutte queste notizie del giorno che non sono più positive e cominciano quindi a vendere, cominciando ad avere paura. Ecco. Quindi il value investor in autunno o nell'inizio del periodo del ciclo economico che va verso diciamo una recessione, completano le vendite, cioè vendono ai prezzi più alti, realizzando quindi un capitale che sarà la base poi per ricominciare ad investire. Ecco quindi le differenze maggiori, cioè i fondi, abbiamo detto che fanno riferimento a questa teoria del mercato per cui i prezzi rispecchiano sempre e correttamente il valore delle aziende, ok? E naturalmente questo cosa comporta? Comporta, essendo il mercato sempre perfetto, è difficile vincere, battere il mercato, fare meglio del mercato, cosa che i value investor normalmente fanno e anche per una serie numerosa di anni in successione. Quindi e perché fanno così? Allora, i fondi hanno anche un orizzonte temporale che è diverso. I fondi hanno una giacenza di un'azione all'interno di un fondo, può durare dal qualche mese, massimo un anno. Dopodiché c'è rotazione, si cambiano gli investimenti, si vende uno e si compra quell'altro, si realizza un profitto e si compra qualcos'altro. Questo è quanto fanno i fondi, che rimangono sempre con la maggior parte del capitale investito. Mentre i value investor non fanno così. I value investor sono capaci anche di rimanere parecchio tempo con il capitale liquido, aspettando il momento opportuno per acquistare. E tra l'altro l'orizzonte temporale del value investor non è certo di qualche mese, ma parliamo di anni, dai 5 ai 10 anni o, come dice Warren Buffett, una vita intera. Ecco, quindi penso che anche queste informazioni possano esserti utili per capire meglio il value investor e per capire il vantaggio che ha il value investing, che è una metodologia semplice e alla portata di tutti quelli che vogliono impararla, per poter realizzare veramente degli investimenti con profitto e soddisfazione. Ecco, io ti ringrazio, aspetto sempre i tuoi commenti, i tuoi like, ci vediamo quindi alla prossima occasione. Per il momento ti saluto e ti auguro una buona giornata.